Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi parlo di HB Racing e nello specifico vi faccio vedere le ultime 4 parti upgrade nate per i loro modelli buggy. Lo ripeterò svariate volte in questo video, ma voglio che passi questo messaggio: le parti che vi mostrerò non sono soltanto per la nuova D8 World Spec e E8 World Spec di conseguenza, ma sono perfettamente compatibili con D819RS ed E819RS. Intanto vi faccio vedere di cosa si tratta. Sono ragazzi le nuove piastre B, C e D con i nuovi eccentrici. Ma adesso ragazzi spostiamoci subito all'altro tavolo, così ve le faccio vedere più da vicino, vi faccio vedere di cosa si tratta e capirete anche perché dico che contengono al loro interno una grande rivoluzione, ma solo per il mondo HB Racing. Eccoci qua ragazzi, queste sono le piastre A, B, C e D con i nuovi eccentrici. La piastra A rimane esattamente la medesima della precedente. Ricordo che il codice è HB109842. Questa è esattamente uguale a quella della D819RS e della E819RS. Mentre la nuova piastra B, codice HB204779, che ricordo che è per la parte posteriore dell'avantreno, ha la possibilità di regolare tutte le inclinazioni possibili attraverso l'uso degli stessi eccentrici che eravamo abituati ad usare in tutte le altre piastre nella D819RS. Ovviamente ragazzi, questa piastra è perfettamente compatibile anche con la D819RS, non importa avere la E8 World Spec per poter usufruire di questo upgrade. Quindi invece di cambiare completamente tutta la piastrina per passare a quella da 1, da 2, da 3 o da 4 puntini o addirittura da 5, qua abbiamo tutte e 6 le regolazioni all'interno della stessa piastra, agendo sulla regolazione soltanto attraverso gli eccentrici. Quindi non butteremo via neanche gli eccentrici che già abbiamo, perché li potremo usare sia per la piastra A che per la piastra B. Mentre per quanto riguarda la piastra C, questa è nuova, codice HB204780 e va accoppiata con gli eccentrici codice HB204778 che montano sia nella nuova piastra C che nella nuova piastra D HB204781. Come vedete ragazzi, qui con la nuova piastra D abbiamo una convergenza che varia da 3 gradi a 3 gradi e 75, mentre con la nuova piastra C, come state vedendo, abbiamo la possibilità di togliere da 0, quindi da niente, a meno 0,75 gradi di convergenza al parametro che abbiamo impostato nella piastra posteriore. Quindi con queste due piastre avremo la possibilità di variare la convergenza da 2,25 gradi a 3,75 gradi attraverso l'utilizzo degli eccentrici. Quindi se ad esempio volessimo una convergenza di 2 gradi e mezzo, dovremmo mettere in questa piastra, che è la D, l'eccentrico che fa 3 gradi, quindi la minor quota possibile, e in questa quello che fa meno 0,5 gradi. Quindi la somma algebrica tra 3 gradi e meno 0,5 darà 2 gradi e mezzo. Come ci regoliamo per tutti questi parametri? Come capiamo le posizioni in cui mettere gli eccentrici dentro queste piastre? Attraverso questo foglio di scodifica che troviamo all'interno della busta. Ne troviamo online anche uno per la piastra B. Perché è importante tenere presente delle regolazioni di questo foglio? Perché ovviamente
con le piastre C e D non andremo soltanto a regolare la convergenza, ma anche l'antiaffondamento posteriore e conseguentemente i centri di rollio della macchina. Perché ovviamente gestiremo l'inclinazione sulla parte anteriore dell'altezza appunto di ancoraggio del pernio della sospensione sulla parte anteriore del retrotreno, e ovviamente lo gestiremo anche sulla parte posteriore, quindi potremo mettere il pernio in diverse posizioni anche in alto, dall'alto verso il basso. Così potremo fare anche nella piastra C, ma se insieme variamo entrambe le altezze, quindi sia quella della piastra C che quella della piastra D, ovviamente cambieremo il centro di rollio. In che modo? Più tireremo i perni all'insù, quindi più il foro di ancoraggio del pernio, il foro di passaggio del pernio sarà alto e più il nostro baricentro sarà basso. Al contrario, più verso il basso posizioneremo i fori di passaggio del pernio del braccetto e più che chiaramente il baricentro sarà alto e quindi avremo un centro di rollio alto. Ritengo questa modifica, che ripeto è possibile fare anche su HB E819RS e D819RS, anche su tutti i vecchi modelli, una modifica molto importante, perché precedentemente per cambiare anche solo la convergenza dovevamo acquistare delle piastre diverse, le piastre D nello specifico, che avevano vari angoli e chiaramente erano più strette o più larghe a seconda di che convergenza si voleva dare, mentre con questo upgrade avrete praticamente tutte le piastre in una. Quali sono i riferimenti che dobbiamo tenere d'occhio sugli eccentrici in queste piastre? Come vedete hanno degli smussi nella parte alta o bassa a seconda di dove si posiziona l'eccentrico, e degli smussi nella parte interna o esterna a seconda di dove si posiziona l'eccentrico. Quindi avremo quelle con 1, 2 o 3 smussi nella parte alta e quelle con 1 o 2 smussi nella parte interna. Ovviamente gli smussi laterali vanno a regolare la distanza dal centro del foro, quindi serviranno per ancorare più esternamente o più internamente i perni, mentre gli smussi sulla parte alta o comunque sulla parte bassa regoleranno l'altezza del pernio. Quindi avremo una posizione più vicina possibile al centro, che è questa, poi avremo quello a 2 smussi che sarà un po' più decentrata e quello a 3 che sarà la posizione più estrema. Ovviamente tutte queste posizioni possiamo anche rovesciarle, perché se giriamo l'eccentrico avremo chiaramente le 3 posizioni nell'altro verso. Come vedete ragazzi, questi due eccentrici hanno uno smusso nella parte laterale interna e la differenza è che hanno 2 smussi, questo nella parte alta e uno smusso questo nella parte alta, quindi vedete che questo è più vicino al centro come altezza del foro rispetto a questo. In questo caso invece vedete che gli smussi in atto sono i medesimi, 1 e 1, e infatti il pernio ha la stessa altezza, ma questo ha 2 smussi laterali, infatti il foro è più decentrato verso la parte destra. Avete visto ragazzi? Con la nuova piastra B si ottengono ben 6 regolazioni di altezza del pernio posteriore dell'avantreno, quindi lato posteriore dell'avantreno, 6 regolazioni. Ciò equivale a dire che questa singola piastra sostituisce 6 piastre della D819 RS. Per quanto riguarda invece le piastre C e D, pensate che vi consentono, con l'ausilio del barilotto posteriore, quindi del mezzo grado del barilotto, di ottenere una convergenza che va da 1 grado e 75 fino ad arrivare a 4 gradi e 25 con progressione, pensate, di 0,25 gradi di convergenza. Quindi ragazzi, facendo un rapido calcolo, pensate, sono 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3,
3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,25. Sono 11 regolazioni possibili di convergenza. Ci sono inoltre, ragazzi, ben 10 possibili regolazioni per l'anti-squat posteriore. Si va infatti da meno 0,5 a 4 gradi di anti-squat posteriore con, pensate un po', 5 possibili regolazioni del centro di rollio della macchina. Quindi, ragazzi, è un ventaglio incredibile di regolazioni che si ottengono soltanto con due piastrine, la C e la D, e con una stampata di eccentrici. Ovviamente i vantaggi della piastra B sono semplicissimi e adesso andiamo a vedere il foglio di regolazione che viene incluso all'interno della stampata di eccentrici, quindi questo, e è comunque scaricabile anche attraverso il sito internet HB Racing, quindi andate a scaricarvelo e studiatelo un po', anche se non avete le piastre e gli eccentrici, perché sicuramente vi tornerà utile. Come vi ho già detto in precedenza, gli eccentrici sono contraddistinti da 1 o 2 scassi sul lato lungo e da 1, 2 o 3 scassi sul lato corto. All'inizio vi risulterà un po' difficile riuscire a entrare nel meccanismo della regolazione, ma con un po' di pratica e con l'utilizzo vedrete che tutto vi sarà molto più semplice e capirete come muovervi per regolare i vari parametri della vostra auto. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente straconsiglio l'acquisto di questi optional, di queste parti di regolazione. Perché vi dico questo? Perché chiaramente pensateci un attimo, se state per acquistare una qualunque piastra di regolazione, B per il kick up o D per una convergenza o comunque qualunque tipo di piastra con l'aggiunta di un set, una stampata di eccentrici, avrete in un colpo solo tutte le regolazioni possibili comprando semplicemente una piastra. Quindi comprando una piastra è come se ne compraste svariate. E quindi, ragazzi, ovviamente era un upgrade a mio parere totalmente necessario, perché chi acquista una macchina trova istantaneamente tutte le regolazioni al suo interno senza dover acquistare altro dal punto di vista piastre di regolazione. In più, ragazzi, pensateci, quando avevate il telaio un po' consumato e andavate a montare una piastra nuova sul telaio consumato, finivate per consumarla molto velocemente, mentre in questo caso le piastre viaggiano semplicemente accoppiate a quel telaio e una volta che cambierete il telaio cambierete poi anche le piastre consumate, quindi la piastra B e la piastra D, che sono quelle che subiscono consumo. Ovviamente il consumo lo subisce anche la piastra A, ma quella rimane esattamente la medesima rispetto alla vecchia macchina, la D819 RS. Quindi, se non riuscite a trovare questo tipo di optional, sentitevi liberi di contattarmi e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!